Chi è Luca Friggeri? È un uomo semplice, è solo un uomo che fin da bambino fa musica e solo in età adulta matura l'idea di fare un disco connessione spirituale contenente delle canzoni spirituali che vanno incontro ai bisogni che abbiamo oggi, bisogni veri, perché siamo bombardati continuamente da messaggi effimeri che vanno a soffocare quella cosa bella che abbiamo dentro tutti noi. Perché connessione spirituale? E Connessione spirituale nasce dalla canzone Amore per te, che ci chiede di essere grati, perché quando noi veniamo al mondo abbiamo già tutto quello che ci circonda, che è amore per te, quindi in qualche modo dobbiamo esserne grati. Come facciamo per essere grati? Attraverso la connessione spirituale. Come nasce Amore per te? E Amore per te nasce da una scivolata in un bosco quando ero molto piccolo, età di 9 anni, 10 anni più o meno, e in questa scivolata mi sono ritrovato con la faccia a terra e da lì ho iniziato a guardare il mondo dal basso verso l'alto e ho capito che ci poteva essere una nuova visione delle cose. Cosa ti ha spinto a fare un pellegrinaggio con l'atleta paralimpico Andrea De Vincenzi sulla via di Francesco per arrivare a Roma al Giubileo 2025? Con Andrea ci siamo trovati subito in sintonia di pensiero e abbiamo pensato che insieme potevamo essere più forti, portare un messaggio in modo più incisivo alle persone, portare un messaggio di connessione spirituale nei luoghi dove saremmo andati, con le persone con cui avremmo parlato. E soprattutto sulla via di Francesco, perché Francesco è sempre stato quello più vicino alle mie idee, ai miei pensieri, a quello che scrivo nelle mie canzoni, perché San Francesco era per l'ecologia, era per la fratellanza tra gli uomini e per la fratellanza anche con tutta la natura, quindi gli animali, il sole, tutto quello che ci circonda. Cosa ti aspetti? Non mi aspetto nulla, anche perché insomma io non sono in gara con nessuno e quindi quello che faccio mi dà già molta gioia. Cosa pensi della musica di oggi? Musica di oggi, credo che quando in una canzone ci sia un messaggio positivo che non danneggia nessuno, che non fa del male a nessuno, sia buono. Quindi tutte le canzoni che ci fanno stare bene e che ci danno dei messaggi utili, messaggi belli, siano buoni. E poi soprattutto pensiamo anche ai nostri figli, no? Di lasciare dei messaggi che possano comunque incentivarli a fare bene, non a fare male, sia loro, agli altri, alla natura, tutto quello che ci circonda. Il tema è questo qua. Com'è nato il tuo rapporto di collaborazione con Mauro Malavasi? Con Mauro in modo molto semplice, gli ho portato dei miei provini, delle mie canzoni e lui mi ha detto ma interessante, perché nella musica pop questi messaggi qua non ci sono e ce n'è bisogno e quindi io ci sto, e da lì è nato il nostro cammino. Ascoltando la tua musica sembra ci sia un target ben definito, ovvero adulto e credente. Come pensi di arrivare ad un pubblico diverso? Sempre cercando di fargli scoprire che
dietro l'apparenza potrebbe esserci qualcosa di più. Non ti spaventa il fallimento? Ovviamente parlo di fallimento artistico. No, no, non mi spaventa, perché io tra l'altro ho fatto questo disco e sono già molto felice di aver fatto questo disco con queste canzoni che ritengo che siano messaggi buoni da lasciare. Qual è l'augurio che faresti ai nuovi giovani? L'augurio è quello di guardare dietro l'apparenza e di scoprire che ci può essere qualcosa di più, che ci può essere amore per te e quindi la gratuità che ci è stata data e che abbiamo intorno.